Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo naturalmente ancora in attesa che ci raggiungano le scuole, però direi concordemente a quanto detto dal sindaco di cominciare, dato che abbiamo un parterre estremamente fitto, estremamente ricco, quindi nell'attesa degli studenti avviamo questo tavolo di lavoro, di discussione, di approfondimento sullo spazio, ma lo voglio ribadire sin da subito anche e soprattutto sul canavese e su una figura originaria proprio del canavese, originaria di Borgofranco di Ivrea, che allo spazio in generale, ma soprattutto allo spazio e all'astronautica in Italia ha dato tanto, anzi tantissimo. Naturalmente sto parlando del generale Luigi Broglio, il cui nome e la cui testimonianza ovviamente ricorrerà innumerevoli volte nel corso di questa giornata. Mi presento brevemente, io sono Sara Garino, sono capo ufficio legislativo in presidenza della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera dei Deputati. Nell'ambito della nostra commissione c'è anche il dossier spazio, quindi mi occupo di tematiche spaziali sia per quanto concerne la space economy, la new space economy, talvolta si dice oggi, sia in punto space law. Sapete che il prossimo anno, il 2024, vedrà anche la redazione di una legge italiana sullo spazio che sarà tra l'altro collegato alla manovra economica che andremo ad approvare a Montecitorio giusto la prossima settimana. I temi che riguardano lo spazio naturalmente sono svariati, sono innumerevoli, è un dossier a cui sono particolarmente legata anche in virtù del fatto che sia un fisico, quindi diciamo approccio il tema da più sfaccettature, anche e soprattutto per quanto concerne poi il legame e il rapporto con le imprese. Qua abbiamo due autorevolissimi rappresentanti di Thales Alenia Space, che è senza dubbio il maggior player italiano per quanto concerne il settore, con una postura e con un posizionamento a livello internazionale che naturalmente ci inorgoglisce e come Italia e soprattutto come Piemonte. Una velocissima presentazione del tavolo, alcuni dei nostri relatori ve li ho già menzionati, però per dovere di cronaca e di presentazione percorriamoli tutti. L'ingegner Walter Cuneo, vicepresidente del segmento Space and Science di Thales Alenia Space, nonché, lo dico sempre, asteroide, il mio asteroide preferito, e qua naturalmente già arrossisce, aspetta Walter che quando chiamerò il parler piemontese sarà sicura Pirus. Gli è stato dedicato anche un asteroide, per questo ho voluto infiocchettare la presentazione con questa nota simpatica. L'ingegner Maria Antonietta Perino, responsabile del segmento Space Economy di Thales Alenia Space. Una sorpresa, oggi abbiamo anche l'ingegner Augusto Suppo, già Thales Alenia Space, già Leonardo, quindi avremo anche il piacere e l'onore di ospitare il suo punto di vista. Walter mi fa segno. No, è giavenese come te. È giavenese come te, ovvio, giusto, su sì, la via de smencià. Abbiamo naturalmente il professor Giuseppe Rao, che ben conoscete, docente di geotecnologia, connettività e ordine mondiale. Abbiamo il nostro Giorgio Di Bernardo Nicolai, giornalista, autore, saggista, autore dei volumi che dopo ricorderemo e che rappresentano una straordinaria testimonianza, un encomio a tutto quello che il generale Luigi Broglio ha fatto. E poi ancora, last but not least, il dottor Alberto Cora dell'Osservatorio di Torino, INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. E naturalmente abbiamo il sindaco Fausto Francisca, di nuovo last but not least, anzi proprio a te Franco do naturalmente la parola per questo saluto introduttivo, chiedendoti se mi consenti una piccola cosa, ma questo intervento, questa discussione la fuma in italiano o in piemontese? A me la paresa piemontese, però sono quasi tutti piemontesi. Sì. Potrebbe fare il piemontese, però non so se meglio in italiano, perché tante parole dall'inglese non riusciamo tanto a tradurre. Va bene, io vi saluto tutti e ringrazio questi ricercatori, questi esperti, questi tecnici, Sara Garino per la disponibilità che hanno avuto, perché noi ricordiamo, siamo qui oggi
perché è esistito Luigi Broglio. Cioè, se non ci fosse stato questo monumento dell'aerospazio, noi qui oggi non ci saremmo. Noi dobbiamo ringraziare a questo personaggio nostro che, come ho detto questa mattina, magari era contento perché da dove riposa vede i ragazzi al campo sportivo pieno per vedere dei razzi che partono con tutte le tecnologie che erano tecnologie di 100 anni fa, ma allora erano sperimentali, allora invece adesso sono estremamente superate, ma abbiamo addirittura un'industria che grazie a lui è a livello nazionale una delle cose più importanti, che è quella che produce, ricordo quel convegno che ha detto che un euro investito nell'aerospazio ne produce 8, non so se ricordo bene, ma era così. Quindi noi abbiamo un'eccellenza in Piemonte e nei mesi scorsi si è creata la città aerospaziale, città dello spazio. Quindi noi sullo spazio siamo veramente grati al professor generale Luigi Broglio, che ha creato con lui come uno dei primi esponenti. Noi a quel tempo eravamo la terza potenza mondiale in campo nell'aerospazio. Ha creato l'università, le discipline dell'aerospazio, quindi pochi lo conoscono, pochi non lo riconoscono. I vecchi di Borgofranco molto probabilmente se lo ricordano ancora in Via delle Chiese quando andava a passeggiare, nuovi non lo conoscono. Il compito nostro è far ricordare a tutti, specialmente alle giovani generazioni, l'importanza di questo personaggio che è stato capillare nell'economia generale, e ne abbiamo ancora dei benefici oggi dopo tanti anni che lui è mancato, cioè 20 anni fa che è mancato. Quindi vi ringrazio voi che siete venuti qua, perché vuol dire che Broglio era un personaggio di spicco, perché se no loro qui oggi non ci sarebbero, parliamoci chiaro. Quindi grazie a voi, grazie alla vostra disponibilità, e iniziamo subito i lavori perché siamo sempre in tempo. Grazie mille Sindaco, grazie a lei per aver voluto questo evento, grazie naturalmente a tutto il comune di Borgofranco. Ha detto benissimo, l'Italia è stato il terzo paese al mondo a lanciare un proprio satellite nello spazio, dopo, segnaliamolo, 2 player con caratteristiche, con dimensioni in scala, lasciatemi dire, nettamente dissimili. Prima era stata ovviamente l'Unione Sovietica, a seguire gli Stati Uniti d'America, quindi il fatto che l'Italia sia stata terza è un risultato assolutamente notevole. Tra l'altro proprio il 15 dicembre del 1964, quando in virtù della vision proprio del generale Luigi Broglio, il famoso satellite San Marco 1 veniva appunto messo in orbita. Ci troviamo all'indomani della giornata nazionale dello spazio, che tra l'altro è stata celebrata anche ieri alla Camera con una cerimonia organizzata dalla Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine. Quindi, che dire, immergiamoci subito, tuffiamoci subito nell'universo, nelle sue meraviglie, attraverso il racconto di chi ci ha concesso, come ha ricordato il Sindaco, di essere qui oggi, e che ci concede oggi nel presente di guardare al futuro. Quindi subito la parola all'ingegnere Walter Cugno per capire quale sia oggi il posizionamento dell'Italia e quali siano le nostre eccellenze che, come abbiamo già detto innumerevoli volte, sono fatte e passano da Torino. Prego, ingegnere. Grazie Sara, grazie Sindaco per l'invito e per l'opportunità di raccontare un po' quello che si fa in Italia, perché non è così in Italia e in particolare a Torino per quello che riguarda il nostro sito, perché non è così noto a tutti. Ora, l'Italia è stato il terzo paese, grazie al professor Broglio, a mandare un oggetto progettato e costruito in Italia, perché questo è importante sottolinearlo, ed è rimasto, grazie a questa iniziativa, negli anni sempre una potenza spaziale. Oggi più che mai l'Italia ha un ruolo di primo piano a livello internazionale per tutto quello che riguarda i programmi spaziali e l'esplorazione, è quella che poi la mia collega illustrerà meglio, che è la New Space Economy. Ora, a Torino in particolare, tutto quanto riguarda il volo umano e il volo robotico
e la scienza, è tutto concentrato sul sito di Torino, che ho l'onore e l'orgoglio di rappresentare e di dirigere, ed è un sito unico a livello europeo. Tutto è nato, ne parlavo prima, ormai 60 anni fa. Grazie alla Fiat, le attività spaziali hanno avuto inizio su Torino esattamente 60 anni fa con i primi programmi spaziali europei, che erano i progenitori del lanciatore Ariane, che è l'unico lanciatore europeo, insieme al nostro lanciatore Vega, ma è tutta una famiglia di lanciatori che fanno parte dello stesso sviluppo, che ancora nasce sempre dalla Fiat Aviazione, perché quando parliamo di Vega, che è fatto da Avio, è la vecchia Fiat Avio, che a Torino è rimasta la parte motoristica, la parte dei lanciatori a Colleferro e a Brindisi. E quindi da quegli anni si è evoluto tutto il settore, e le competenze nella nostra azienda si sono evolute attraverso poi negli anni 70 la partecipazione al primo programma, diciamo il primo progetto di un modulo abitato a livello europeo, che era lo Space Lab, di cui quest'anno abbiamo festeggiato il 40° anniversario dal primo lancio, che fu nel 28 novembre del 1983 con il Columbia, uno degli shuttle che poi purtroppo ebbe un incidente, l'ultimo incidente nel 2003. Ora, da allora l'Italia si è proiettata pesantemente in campo internazionale, siamo diventati i leader di tutti quelli che sono i moduli abitati. Oggi che si parla, abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale che orbita a 400 km intorno alla Terra, che magari la puoi proiettare solo la stazione, di cui il 50% di tutti i moduli sono stati fatti a Torino, sono stati progettati a Torino e vengono attualmente ancora gestiti da Torino dall'azienda Altec, che è una nostra partecipata, che è nata per fare appunto le operazioni in volo di questi sistemi, nonché anche l'addestramento degli astronauti. Con la Stazione Spaziale Internazionale, rispetto alla quale oggi noi continuiamo a collaborare con la NASA per poterla sostenere e operare, è nato tutto un sistema di trasporti logistici alla stazione di rifornimento, che anche in questo caso sono andati a Torino. Noi sviluppiamo un programma che si chiama Cinius, non vedo. Stanno guardando la Space Station adesso. C'è un programma che si chiama Cinius, adesso che qua ci sono tutti gli elementi. È un cargo, tutti quelli indicati lì sono quelli fatti in Italia e fatti a Torino. È un cargo in grado di portare più di 3 tonnellate di rifornimento alla stazione, vola due volte all'anno e si alterna con il veicolo di trasporto di SpaceX, di Elon Musk, che è il Dragon. Quindi tutto un ecosistema che ci vede nel realizzare sistemi abitati, laboratori spaziali e sistemi di rifornimento cargo. Questo ci ha portato poi negli anni a diventare leader assoluti di questi sistemi, per cui oggi che si va verso quella che diceva prima Sara, la New Space Economy, in cui questa stazione bellissima che orbita ormai dal 1998, il primo modulo è nato allora, e verrà dismessa a fine di questo decennio, verrà sostituita da delle stazioni interamente commerciali di proprietà di privati, che la metteranno a disposizione di chiunque, compresi i governi, vorranno operare in orbita bassa. E anche in questo caso questi moduli vengono richiesti ed sviluppati a Torino. Sono già in via di progettazione e di sviluppo. La prima, forse l'avrete anche chi segue un po' queste notizie sui giornali, si chiama Axiom Space Station, è un nostro cliente, ed è il primo operatore commerciale della storia su stazioni spaziali in orbita bassa, e i moduli vengono fatti a Torino, così come altre iniziative parallele di altri operatori. Non solo, il primo sistema orbitale europeo con capacità di rientro, che si chiama Space Rider, viene anch'esso sviluppato in Italia, in questo caso sia a Torino per il veicolo che rientrerà a terra, sia per la parte propulsione a Colleferro da parte di Avio. È un progetto europeo, ma
il maggior finanziatore di questo progetto è l'Italia e tutte le tecnologie per renderlo operativo vengono dall'Italia. Volerà nel 2026, sarà il primo veicolo con capacità orbitali e poi di rientro a terra e non in mare, costruito in Europa. Inoltre, poi su questo Maria Antonietta sicuramente sarà più specifica, il ritorno alla Luna col programma Artemis ci vede sicuramente protagonisti. La stazione lunare, che dovrà essere lunare, in orbita lunare, che dovrà essere operativa dalla seconda metà di questo decennio, è fatta per 3/4 in Italia, da noi. Sono 4 moduli, 3 dei quali vengono fatti in Europa e in Italia. E questo ci dà una leadership assoluta in questo campo, in quello che è l'esplorazione umana dello spazio, ma sicuramente anche dà l'idea che quanto è diventata importante la tecnologia italiana in questo campo, in quanto gli stessi americani vengono ad acquisire e a procurare questi sistemi da noi, non solo, anche i sistemi poi di supporto logistico a questa stazione saranno sviluppati da noi in Italia, sempre a Torino, e i sistemi anche di trasporto cargo sulla Luna. L'Europa sta pensando a un sistema in grado di trasportare fino a 2 tonnellate di cargo sulla Luna per poter accompagnare poi quella che sono le missioni Artemis che porteranno l'uomo a avere una permanenza continua sulla Luna e a poter sviluppare un'economia lunare e non solo l'economia ma anche tutto un progetto di ricerca scientifica. E quindi è estremamente necessario avere le capacità di trasporto. Il trasporto europeo ci vede in prima linea nello sviluppo di questo sistema, che dovrà essere operativo anche in questo caso alla fine di questo decennio. Non finisce lì, perché tutti i sistemi per muoversi sulla Luna e le tecnologie per produrre energia, eccetera, sono in sviluppo e allo studio anche nella nostra azienda a Torino, e non solo, il primo modulo abitativo permanente sulla Luna è in sviluppo in Italia. L'Italia sarà il primo paese al mondo ad avere, almeno attualmente, sempre che riusciamo a essere sempre i primi nella corsa, ad avere questo modulo a fine di questo decennio o inizio del prossimo permanentemente installato sulla Luna, e sarà in grado di garantire le prime missioni lunari, poterle estendere nel tempo, perché con le risorse disponibili, come succedeva con i programmi Apollo, l'uomo può rimanere sulla Luna dai 3 ai 5 giorni. Per poter estendere le missioni e cominciare a costruire e preparare quella che sarà la base lunare del prossimo decennio, è necessario avere delle risorse addizionali che i nostri moduli, anche degli ambienti abitativi confortevoli addizionali rispetto ai veicoli di trasporto degli astronauti sulla Luna, e questi ambienti li stiamo progettando e costruendo in Italia e in modo particolare a Torino. Non finisce qua quello che viene fatto a Torino, perché se dalla Luna il programma Artemis, oltre a riportare in maniera permanente l'uomo sulla Luna, e quindi si parlerà nei prossimi decenni dello sviluppo del villaggio lunare, della base lunare, per poter operare al meglio sul nostro satellite, e siamo già proiettati a portare l'uomo su Marte. Questo è l'obiettivo di tutto il programma. Quando sentite parlare del programma Artemis, non è solo il ritorno sulla Luna, ma l'obiettivo ultimo è utilizzare la Luna per preparare le missioni su Marte. Anche in questo caso le missioni europee per andare su Marte vengono tutte fatte in Italia come leader a livello europeo, e in modo particolare a Torino la nostra azienda. Il programma ExoMars, che abbiamo lanciato nel 2016, composto da 2 missioni. La prima missione l'abbiamo fatta nel 2016, la seconda l'avremmo dovuta farla scorso anno, ma abbiamo dovuto fermarci al momento del lancio perché era in cooperazione con i russi ed è scoppiata la crisi con l'Ucraina proprio in quel momento. Abbiamo dovuto bloccare tutto, buttare tutto all'aria quello che è stato fatto con i russi e ricominciare da capo. Stiamo ricominciando adesso a sviluppare, a sostituire la collaborazione russa con tecnologie europee, anche in questo caso sotto la leadership italiana, e avremo la seconda missione nel 2028, come in quegli anni avremo una missione che è in sviluppo parallelo, sempre
tra Torino, in questo caso anche Francia, Tolosa, come leader, per andare a prendere dei campioni di terreno marziano e poterlo portare a terra e poterlo studiare, che dal punto di vista scientifico deve essere fatto a complemento di quanto si riesce a fare a livello robotico con le analisi in situ. Anche per la Luna ci saranno delle missioni in questa ottica. Quindi non vado a coprire quello che stiamo facendo sulla scienza, perché abbiamo un satellite che dal 2018 sta viaggiando verso Mercurio, Bepi Colombo, e arriverà su Mercurio nel 2025. Anche lì ci vede protagonisti per questa missione di studio dei pianeti del Sistema Solare, come stiamo sviluppando delle missioni per andare su Venere e altre missioni più scientifiche che andranno, oltre al nostro satellite Euclid, che sta mandando delle immagini fantastiche dell'universo che abbiamo lanciato a luglio di quest'anno. Stiamo pensando alla prossima generazione per andare a studiare sia le onde gravitazionali, il programma LISA, sia i campi magnetici della Terra, a proseguimento di un programma che facemmo all'inizio degli anni 2000, che era il programma GOGE. Quindi questo velocemente, non sono stato veloce, perché i programmi per fortuna sono tanti. Voglio solo dire che questo sta portando a uno sviluppo enorme sul nostro territorio delle attività, non solo Thales e Space, ma noi abbiamo una filiera enorme di piccole e medie imprese che si stanno trasformando da industria automotive a industria aerospaziale, grazie anche a Leonardo con cui condividiamo in gran parte questa filiera di piccole e medie imprese, che sono tantissime sul territorio. Non solo, come ha menzionato il sindaco, abbiamo inaugurato a novembre la città dell'aerospazio, che è un'iniziativa importantissima che aggrega tutte le capacità dell'ecosistema torinese, quindi Leonardo per la parte aeronautica, noi per la parte spazio, Avio per la parte motoristica e altre aziende. E il Politecnico di Torino, che trasferirà tutta la parte magistrale di ingegneria aerospaziale in quella sede, compresi i laboratori e i ricercatori. Quindi sarà in Corso Marche, dove siamo collocati noi e Leonardo, ci sarà tutta questa bellissima nuova struttura, abbastanza fantascientifica anche a vederla, non so se hai delle immagini da mostrare poi, in cui saranno aggregate piccole e medie imprese, le grandi imprese e tutta l'accademia. Non c'è solo il Politecnico, ci sarà anche l'Università di Torino, tutti insieme per fare da volano alla crescita della nostra nazione e in particolare del nostro territorio, che si propone a livello mondiale come uno dei centri più attrattivi e più innovativi in campo delle tecnologie aerospaziali e molta economia. Basti pensare che solo nell'ultimo anno noi abbiamo assunto circa 200 ingegneri, solo a Torino, altrettanti li abbiamo assunti a Roma e altri ne assumeremo nell'anno a venire, e cominciamo ad avere problemi anche di spazi per poterci sviluppare, ma è una fortuna avere questi problemi. Quindi in un periodo in cui l'economia, a seconda delle aree, ha problematiche o opportunità, noi siamo un'area che rappresenta, anche grazie alla visione che c'è sempre stata a livello politico in Italia, una grossa opportunità, soprattutto per i nostri giovani che hanno veramente un obiettivo per rimanere e tenere i nostri talenti sul territorio, tenerli in Italia, per far crescere economicamente, far crescere tutto quello che è la conoscenza, che è sempre la base per lo sviluppo di un territorio e per lo sviluppo di un popolo. Grazie davvero Walter per averci dato tutta questa vasta messe di spunti che toccano davvero tutti gli ambiti. Andremo naturalmente ad approfondire verticalmente nel corso del convegno. Intanto subito voglio salutare l'onorevole Alessandro Gigliovigna, presidente della 14ª Commissione Politiche UE, che ci ha raggiunto. Onorevole, so che dovrà accomiatarsi per mezzogiorno, giusto? Quindi terminiamo questo primo giro. Ok, abbondiamo, c'è spazio, anzi c'è spazio-tempo. Allora, terminiamo, io direi, questo primo giro di tavolo
in punto imprese, quindi con la partecipazione di Thales Alenia Space. Walter, allora prima ci hai ricordato innanzitutto una data, questo 28 novembre, che è una data afferente al passato, 28 novembre 1983, l'hai menzionato tu, ma che è anche una data riferita al presente, perché proprio lo scorso 28 novembre, quindi un paio di settimane fa, è stata posata la prima pietra, o meglio è stata battuta la prima parte di muro dell'edificio con la Bete, che andrà poi a ospitare la nuova città dello spazio che ci ha illustrato. Un altro passaggio che vorrei sottolineare prima di dare la parola alla nostra Maria Antonietta, i risvolti, le ricadute dello space nell'ambito non soltanto dell'economia ma anche della nostra quotidianità, e poi su questo tornerò con il dottor Cora, che naturalmente dal suo osservatorio, nel senso letterale del termine scientifico, ci potrà dare ulteriori ragguagli in merito. Lo ricordava poco fa anche il sindaco, €1 o $1 investiti nello spazio sono in grado di generare ricadute con un fattore moltiplicativo assolutamente consistente e in modo trasversale in tutti gli ambiti. Lo ricorderemo, anzi ce lo illustrerai tu ora. Vorrei sottolineare un altro passaggio a cui forse si pensa meno, ma che è anch'esso intridente, lo space, quello della sostenibilità. È un termine, è un concetto di cui oggi si parla tantissimo. Lo space può fungere e per certi aspetti già funge da laboratorio in orbita di tutte quelle che sono istanze e propositi che concernono la sostenibilità. Giusto giovedì ero relatrice a un convegno del Green Building Council proprio su questi temi, e in quell'ambito abbiamo sviscerato, abbiamo fatto presente, abbiamo approfondito come davvero in orbita si possa dare luogo a esperimenti che poi aiutano la tecnologia sulla Terra a essere più green nel senso buono del termine, green, quindi non per abbracciare quelle che l'onorevole Egidio Vigna giustamente chiama eurofollie, che nell'ultimo periodo purtroppo sono state molto molto dibattute, ma per adottare davvero criteri produttivi e anche abitudinari che rispettino l'ambiente, tutelando però al contempo le nostre specificità produttive e sociali. Non ultimo, l'ingegner Cuneo parlava della Luna, quindi Lunar Economy o Moon Economy. Chiaramente ci si apre una prateria, no, rispetto a quelle che saranno le possibilità di utilizzo dei materiali eventualmente estratti su suolo lunare. Una prateria sia in punto economico sia in punto normativo, perché poi chiaramente lì si dovrà andare a discutere in punto di legislazione su come poter, non voglio usare il termine sfruttare perché contiene diciamo un'accezione negativa al suo interno, ma come poter utilizzare questi materiali che andremo a estrarre sul suolo lunare. Maria Antonietta, a te il microfono. Prende? Sì. Allora, venire dopo il proprio capo non è facile, giusto? Perché ce l'ho qua di fianco. Ha detto molto di quello che facciamo da tanti anni tutti insieme a Torino. Quello che mi sento di aggiungere anche dopo il commento di Sara è che davvero lo spazio è parte integrante dell'economia terrestre, quindi è entrato in modo quotidiano nelle nostre vite, non ce ne siamo neanche accorti. Direi che ormai non possiamo più fare a meno dei servizi che lo spazio ci rende disponibili. Penso al GPS, penso a tutte le comunicazioni che ormai diamo per scontate. Ecco, niente è scontato. Da una ventina d'anni si sono affacciate e diciamo tutto queste capability sono state sviluppate grazie a degli investimenti comunque dei vari governi, cioè le varie agenzie spaziali per decenni hanno dato l'indirizzo allo sviluppo dell'attività in campo spaziale. Non è più così oggi. Direi che ormai da 20 anni, dal 2000, si sono affacciati nell'economia spaziale nuovi player, non soltanto a livello di nazioni, perché all'inizio, lo ricordava Sara, no? Ai tempi della guerra fredda i big player erano proprio Unione Sovietica ancora all'epoca e Stati Uniti. Certo l'Europa, certo un po' di Giappone, il Canada,
ma diciamo che negli ultimi 20 anni lo spazio si è proprio aperto per ospitare altri contributori, non direi protagonisti. Lo spazio è, come posso dire, un campo applicativo dove si lavora in team. Ecco, il solista geniale non va lontano. Dal 2000, dicevo, a parte le nuove nazioni, mi viene in mente l'India per esempio, che sicuramente sta conquistando un bel posto, no, sul palcoscenico spaziale, sono proprio cambiate anche le dinamiche di investimento, quindi la space economy nasce proprio quando cominciano ad affacciarsi al tavolo decisionale dei privati cittadini che, beati loro, hanno sicuramente abbastanza risorse da investire. Sto pensando a Elon Musk, forse la prima Jeff Bezos, dicevo, forse la prima proprio fondata Blue Origin nel 2000, e questo ha cambiato il modo di portare avanti delle decisioni, quindi in parallelo alle attività importantissime comunque che la NASA, l'ESA e Roscosmos russo, no? I giapponesi e i cinesi continuano a portare avanti, ecco che si affacciano i manufatti, ecco, importantissimi che questi signori stanno mettendo a disposizione. E quindi nasce l'esigenza e la voglia di ripensare alla Luna qualche anno fa in un altro modo, quindi non più come meta e sfida politica, come fu ai tempi delle missioni Apollo, ma come, l'ha ricordato benissimo Walter, avamposto in cui validare tecnologie necessarie poi ad arrivare a Marte. Beh, quando questo fu deciso dal presidente americano non è che proprio eravamo tutti pronti. Non c'era più Saturno 5, il razzo che permise agli astronauti Apollo di arrivare sulla Luna, e quindi si rese necessario lo sviluppo di un nuovo sistema di trasporto. Io vedo un po' da lontano qua, ve lo stiamo facendo vedere adesso, Orion, frutto della collaborazione fra la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, dove anche noi a Torino stiamo facendo contributi importanti. Quindi la capsula che vedete sul davanti a destra viene fornita dalla NASA, mentre la parte, diciamo, di servizio, European Service Module, la parte più di sinistra, è il contributo che l'ESA rende disponibile. È fantascienza? È soltanto sul computer? No, assolutamente. La prima missione è già stata fatta un anno fa, circa, a dicembre dell'anno scorso, un flyby senza persone a bordo, giusto per provare il sistema di trasporto. Seguirà una seconda missione fra un anno, a fine del 2024, che porterà 2 astronauti a bordo, e ancora non si scende sulla Luna, ma si fa di nuovo un flyby della Luna, e finalmente a fine 2025 in calendario la discesa, il ritorno sul nostro satellite. In parallelo si sta sviluppando, l'ha ricordato Walter, una piccola stazione spaziale che sarà messa in orbita attorno alla Luna, alla quale attraccheranno gli astronauti in arrivo dalla Terra, 4, 2 resteranno a bordo della stazione spaziale, 2 scenderanno sulla superficie del pianeta. Che noi si abbia moltissimo da dire a questo proposito è stato detto, ma io lo voglio proprio sottolineare. Walter non vedeva di qua quello che vi facevo vedere io, ma questa è casa nostra. Ah no, sono scusate. È là? Sì, è là. Vediamo solo noi. La vediamo solo noi, sono un po'... vi volevo far vedere le linee di saldatura, solo perché le ricordate tu prima. Questa è casa nostra, questi sono la nostra infrastruttura. Noi abbiamo 2 linee di saldatura a Torino, in Corso Marche, e stiamo saldando in parallelo, da una parte, i moduli per la logistica che ricordava Walter, Cinius e quant'altro, e per le stazioni spaziali commerciali, Axiom, l'avete vista, la casetta nuova per turisti, ma non solo, anche per fare laboratori scientifici.
Nell'altra linea di saldatura stiamo saldando i moduli per la stazione spaziale che tra qualche anno, non decenni, saranno in orbita attorno alla Luna. Quindi questo è davvero bene che si sappia. Vado avanti in fretta, Sara, tieni il tempo perché... E perché poi diventa importante scendere sulla Luna? L'ha ricordato, qua vedete dei rendering di quella che sarà la piccola stazione in orbita lunare, a differenza di quella che abbiamo a 400 km sopra le nostre teste, che è abitata in modo permanente da almeno 6 persone. Questa attorno alla Luna sarà visitata per qualche mese da un piccolo equipaggio di 4 persone, lo dicevo prima, e stiamo facendo tutti i moduli noi. E non vedo tanto bene. Io direi, io direi su questo un bel applauso perché non volevo dire però ho approfittato del respiro perché già prima quando hai detto questa è casa nostra. Sì, questa è casa nostra. Un applauso mi sembra che sia. Cioè, noi abbiamo questo spirito in azienda, noi ci sentiamo a casa, davvero, non guardiamo. No, ma è l'ora. Lui in primis, non ho ancora capito se è nascosto la brandina da qualche parte, comunque potrebbe essere. E non è soltanto casa di Thales Alenia Space, ma è casa del territorio, casa del Piemonte, casa dell'Italia. Noi sono anni che crediamo, ma non soltanto a livello teorico, dimostriamo che ha molto senso crescere insieme alla filiera. Quindi sono anni che noi collaboriamo con le aziende del circondario e col Politecnico, senz'altro, lavoriamo davvero benissimo, abbiamo delle competenze, delle chicche, poi siamo un po' piemontesi, magari un po' tanti butunà e non ci facciamo tanta pubblicità, va bene, però facciamo i fatti e i fatti parlano per noi, sono la nostra business card, no? Quella che ci permette, che fa sì che tutti, quando devono fare casetta nello spazio, fanno una telefonatina e ci chiedono un modulo pressurizzato. Questo è. No, dico ancora una cosa, poi mi taccio, altrimenti magari vi stufo. Quando si parla di space economy, secondo me è importante capire che qualsiasi attività viene fatta a beneficio della società sulla Terra. Quindi lo spazio è davvero pieno di risorse di tante nature. Dicevi anche una cosa importantissima, non c'è soltanto la parte economica, ma c'è anche proprio la capacità di imparare. Parlavi di sostenibilità. Nello spazio è necessario essere sostenibile, perché tutto deve essere riciclato al massimo, perché ogni chilo che portiamo su costa una faccata. Quindi è lì che abbiamo imparato a sviluppare dei sistemi per il recupero dell'acqua. Gli astronauti, no, spesso dicono: io so già che il caffè che bevo oggi sarà lo stesso che berrò domani. Acqua piemontese, tra l'altro. Acqua piemontese, ma capite bene cosa vuol dire, no? Viene riciclato tutto, anche la pipì. E adesso mi sono persa. Quindi il riciclo importantissimo. Questo fattore di apprendimento è quello che ha fatto sì che molte delle tecnologie che adesso noi diamo per scontate sono figlie di soluzioni tecniche che sono state trovate a problemi incontrati dagli astronauti nello spazio. Lo spazio è meraviglioso quando ci affacciamo fuori e vediamo la Luna, ma è tutt'altro che benevolo, quindi dobbiamo imparare a vivere in un ambiente che non è perfetto per noi. Mi viene in mente il velcro, no? Che tutti usiamo da tutte le parti, in tutti gli zaini. Ecco, questo è uno dei tanti spin-off del programma Apollo, sì, perché dovevano in qualche modo fissare gli oggetti, ma anche i piedi, no? Degli astronauti, perché in gravità ridotta, non in assenza di gravità, tutto tende, no? A svolazzare. Sì, no, devo ancora dire una cosa delle risorse. Quindi risorse sì, impariamo davvero, spero, ad estrarle e a utilizzarle in modo più civile di come abbiamo fatto sul nostro pianeta. Quindi toccavi l'aspetto legale, importantissimo, non ancora risolto. Ci sono una serie di trattati degli anni 60, lo Space Treaty, il Moon Space Treaty, ma non bastano. Quindi
importante anche investire. Posso aggiungere una cosa, parlavamo di sostenibilità. La prima ragione dico solo, ricordiamoci che i programmi Apollo sono stati fatti quando i calcoli si facevano ancora con regolo calcolatore, però i primi computer erano dell'Olivetti, quindi anche in America. Però volevo dire, nella sostenibilità è quella che viene chiamata la green economy, e grazie allo spazio si stanno studiando le grosse centrali elettriche del futuro, di cui noi stiamo sviluppando anche degli studi a Torino per centrali da 1 gigawatt, che devono fornire 1 gigawatt 24 ore al giorno per ogni giorno, e che renderanno l'energia a basso costo, accessibile, soprattutto noi che non ne abbiamo risorse, e assolutamente green. Quindi questo è un altro ritorno dallo spazio, questa non è una cosa per domani, ci vorranno ancora un po' di anni per essere in grado di avere queste enormi piattaforme in orbita, e non intorno alla Terra, ma dovranno essere in orbite geostazionarie, posizioni fisse, che vuol dire a 36.000 km dalla Terra, però questo è un altro grande beneficio che potremo avere dallo spazio, estremamente in un'area estremamente importante anche a livello geopolitico. Certo. Grazie all'ingegner Cugno. Intanto vedo che in sala sono presenti anche le più giovani generazioni. Se volete prendere posto davanti, quindi ancora un ringraziamento sindaco, tutt'altro che retorico, per aver organizzato questa iniziativa che, come avete visto in locandina, contempla anche un momento, anzi 2 momenti dedicati ai più giovani, dedicati agli studenti, proprio per palesare e far capire sin dai primi anni, sin dalla più tenera età, quanto sia importante, quanto sia pervasivo lo spazio, dando elementi concreti, anche e soprattutto ludici, ai più piccoli, affinché possano davvero appassionarsi a questo straordinario dominio. Tra l'altro parlavamo con l'ingegner Cugno e con l'ingegner Perino della trasversalità delle ricadute positive e proattive dello spazio nella vita quotidiana. Parliamo di tecnologia. Il LEM, il modulo che ha allunato, aveva meno tecnologia di quanto sia contenuta oggi in un normale nostro smartphone. Quindi questo è un altro esempio concreto, tangibile, alla portata di tutti, perché afferente alla nostra quotidianità, di quanto davvero le ricadute dello space poi coinvolgano attivamente tutti noi. Ne parleremo più avanti con il dottor Cora. Adesso, approfittando del fatto di aver avuto il piacere e l'onore di annoverare anche l'ingegner Suppo tra noi oggi, prima di passare al professor Rao, io ingegnere le chiederei di sottolineare un altro passaggio che chiaramente oggi, essendo focalizzati sullo space, può di primo acchito sembrare un po' meno significativo, ma che in realtà è fondamentale: il contributo, l'essenzialità dell'aeronautica, perché oggi l'Italia e il Piemonte possano essere siano collocati lì dove siamo orgogliosamente, come ci hanno raccontato Walter e Maria Antonietta, perché appunto forse lì per lì si tende, non voglio dire a dimenticarlo, ma a considerarlo un po' meno se abbiamo l'astronautica e perché prima abbiamo avuto l'aeronautica. Prego, ingegnere. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Mi fa piacere ricordare, come sapete, che quest'anno celebriamo i 100 anni dell'aeronautica, quindi che è proprio partita, ha decollato proprio a Torino in Corso Marche, e quindi è un orgoglioso ovviamente dell'Italia, ma è un orgoglioso del territorio piemontese e della sua valenza tecnologica manifatturiera. Quindi oggi un vanto veramente, intanto essere qui con tutti voi, per ricordare ovviamente questo generale Broglio, ma di una capacità veramente che ha avuto sempre il territorio torinese e che continua nel tempo a portare avanti. Quindi sicuramente oggi ci sono i 100 anni dell'aeronautica. Da una appendice dell'aeronautica è partito, diciamo, 50-60 anni fa la Legna Spazio, e oggi, come vedete, si proietta a raccogliere delle sfide
sempre più importanti. Quindi questa unione tecnologica per il futuro è molto importante, soprattutto quando andiamo anche a coinvolgere il mondo accademico, quando andiamo a coinvolgere gli studenti, andiamo a coinvolgere le capacità intellettuali del nostro territorio. Quindi oggi sicuramente il Piemonte è ricco di tutte queste sinergie e devono continuare veramente a collaborare insieme, perché solo attraverso, come si diceva prima, il lavoro insieme fatto da team, dove ognuno porta il proprio contributo, si possono raggiungere dei risultati importanti per il futuro. Grazie. Grazie mille, Ingegner Suppo. Allora, sovvertendo un attimino la scaletta che vedete in locandina, ma in ideale continuità con quello che è stato detto, io passerei adesso la parola al professor Rao, perché abbiamo sentito menzionare prima naturalmente anche altri player internazionali. Si è parlato dell'ex Unione Sovietica, degli Stati Uniti, si è parlato dell'India, non si è ancora menzionata, però magari in seguito apriremo anche una parentesi su questo, la Cina. Ecco, professor Rao, in qualità di docente di geotecnologia, connettività e ordine mondiale, naturalmente non posso evitare di porle una domanda su come si contestualizzi il nostro paese a livello internazionale, non solo dal punto di vista tecnologico, ne abbiamo già parlato con Thales Alenia Space, ma proprio a livello geopolitico, perché sappiamo che lo spazio, con i suoi innegabili e inevitabili legami con tutto quello che è il comparto della difesa e delle telecomunicazioni, giochi un ruolo assolutamente strategico in questo comparto. Poi naturalmente sentiamo il Presidente Giglio Vigna su questo. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei davvero ringraziare il nostro amato, posso dirlo, amato sindaco Francisca. Vorrei salutare l'onorevole Vigna che è presidente di commissione, quindi io lo chiamo sempre presidente. No, eri tu presidente. Prima di rispondere a questa domanda, Sara, se mi consenti, vorrei soltanto dire due cose sulla giornata di oggi. Io ricordo ci siamo incontrati nella primavera del 2021 con il sindaco e con alcuni suoi assessori e ci siamo detti: quest'anno sono 2 anniversari del nostro grande maestro, illustre concittadino, cosa facciamo? E ci siamo inventati quell'evento nazionale che ebbe un strepitoso successo, considerato che il ministro di allora, il capo di Stato Maggiore, parteciparono anche al nostro comitato d'onore, abbiamo avuto messaggi a livello nazionale, insomma è stato un evento importante, ma è stato un evento importante perché ha inteso solidificare il tema della memoria di questo territorio che si era persa. Broglio si era perso nella memoria dei canavesani, era più presente forse nella memoria nazionale e internazionale di quanto lo fosse. E poi il fatto stesso, vedete, le società, il progresso delle società è molto legato anche al tema dell'orgoglio per il proprio passato. E ci sono poi degli atti simbolici anche che aiutano, no? Il fatto che abbiamo messo nel piazzale del municipio, abbiamo messo la targa, c'è stata anche quell'opera dell'artista, insomma, però non bastava quella giornata. Col sindaco ci siamo detti: dobbiamo dare un seguito, perché altrimenti una rondine non fa primavera, come si dice, no? Ed è con orgoglio. Tra l'altro 2 anni fa c'erano proprio il presidente Cugno, c'era l'amico Bernardo Nicolai, che eravamo a Palazzo Marini, no? Però e ci siamo detti: dobbiamo dare continuità pensando ai ragazzi, no? E ogni anno, adesso l'anno scorso è stato organizzato un evento sempre con l'aiuto
della Thales Alenia Aerospace. Quest'anno abbiamo avuto questo evento al campo sportivo e qua ci tengo un po' a citare le due persone che poi si sono inventati questi esperimenti che sono ancora in corso al campo sportivo, i signori Figini e Chiaverina, che grazie alla loro passione e al loro amore per questa disciplina hanno deciso di dare il loro contributo. E questo però oggi il direttore e il presidente Cugno ha ricordato che i calcoli per l'Apollo 11 che andò sullo spazio furono fatti con la P-101. Questo per ricordare, no, quanto Ivrea e il Canavese siano stati importanti per lo sviluppo dello spazio. Adesso l'Olivetti non c'è più. E se guardiamo bene anche è il grande tema della grande industria. La grande industria produce cultura, produce classi dirigenti, produce manager, produce ricerca e sviluppo. Se guardiamo bene, Figina e Chiaverina sono figli dell'esperienza Olivetti. Questo per dire quanto può essere stato dannoso per il nostro territorio e anche per l'Italia intera aver perso delle scommesse industriali nel passato. Rimane, diciamo così, come comparto strategico per il Paese e per il ruolo del Paese nella comunità internazionale, lo spazio. Ai ragazzi, ai miei studenti, io racconto sempre questo: il mondo, le gerarchie nel mondo, l'ordine mondiale viene determinato da alcuni fattori fondamentali. In particolare, e questo dalla prima rivoluzione industriale, la tecnologia e la connettività. Se voi pensate all'impero britannico è stato reso possibile dalle tecnologie che consentivano poi la costruzione di navi più moderne ed efficienti e di armi più moderne ed efficienti, grazie alla quale è nato l'impero britannico. Poi, a partire dagli anni 50, il tema della connettività si è arricchito di un nuovo elemento, lo spazio. E adesso non abbiamo tempo di ripercorrere, forse lo farà l'amico Giorgio, scusate, ero sopra il pensiero. Quella è stata una sfida davvero importante, perché anche lì gli equilibri del mondo si giocavano sullo spazio. Da Gagarin fino ad arrivare all'Apollo 9 è stata una vera sfida tra le due superpotenze. Poi ci siamo inseriti noi, nel senso che nel 1964, grazie sempre alla lungimiranza e anche all'accanimento, diciamo così, personale di Luigi Broglio, l'Italia ha iniziato a diventare una superpotenza. Ma anche perché avevamo un'industria spaziale alle spalle. È stato ricordato prima la Fiat, che poi, ahimè, ha dismesso tutte le attività nello spazio, a partire da Avio. Un paese non può partecipare alle sfide globali se non ha grandi imprese, perché le PMI, per quanto così virtuose possono essere, hanno bisogno del sostegno pochi giorni fa l'amministratore delegato di Leonardo raccontava come loro stanno sviluppando dei progetti di PMI, era una specie di sommergibile nel caso in specie, che le piccole e medie imprese non hanno la forza di industrializzare, no? Per cui c'è questo rapporto virtuoso che si può creare tra la grande impresa e la piccola impresa. Arriviamo a noi. La sfida dello spazio, guardate bene, è uno dei cardini, scusate se ripeto il termine, della sfida in corso, della sfida geopolitica in corso tra Stati Uniti, Cina, Russia,
e paesi emergenti. Ed è una sfida che è diventata molto più complessa grazie al fatto che sono arrivati i privati. Elon Musk credo che abbia messo 11.000 satelliti nell'orbita bassa. Starlink. Questo ha provocato peraltro delle rimostranze da parte della Cina, perché dice, adesso la dico così, poi voi me la spiegate meglio, chi controlla le orbite basse controlla il mondo, perché le orbite basse significa tutti i servizi che sono stati prima ricordati dal direttore Perino, dalla direttrice Perino, che sono l'essenza della nostra vita quotidiana. Noi abbiamo perso nel passato anche lì delle sfide anche in questo settore, ma ci siamo ben ripresi. Abbiamo la fortuna che il Piemonte, in particolare l'area di Torino, sono diventate zone leader. Abbiamo la fortuna di avere un Politecnico che anche qui, senza il quale probabilmente sarebbe difficile pensare a uno sviluppo di questo settore. E però questo vuol dire, voglio essere sincero, vuol dire però anche ogni tanto saper battere i pugni, perché dentro l'Agenzia Spaziale Europea non sono sempre tutte rose e fiori. C'è qualcuno che vuol comandare più degli altri, no? C'è qualcuno che ha anche una potenza di fuoco, anche di carattere finanziario superiore. Io credo che siamo sulla buona strada. È chiaro che come paese da soli, ormai in questi settori si va solo in gruppo, è stato ricordato stamattina, e quindi la nostra partecipazione all'ESA è fondamentale, senza la quale noi non potremmo avere il ruolo. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto alcuni degli astronauti più bravi, quindi siamo riconosciuti a livello internazionale. E voglio anche ricordare una cosa che quando si è parlato della Cina, i cinesi erano particolarmente interessati alla collaborazione con noi. A un certo punto sembrava che noi potessimo collaborare alla costruzione della loro stazione spaziale. Poi, per ragioni geopolitiche, è cambiato un po' il vento della geopolitica e quegli accordi da un giorno all'altro. Ma io ricordo la visita a Pechino del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana per firmare questi accordi che poi... Adesso noi però dobbiamo contribuire, qua mi taccio, su un elemento importante. Noi non possiamo correre il rischio che ci sia una nuova guerra sullo spazio o che lo spazio diventi un ambito dove si giocano guerre un po' pericolose. E quindi io penso che noi possiamo avere un ruolo importante nella comunità internazionale per promuovere una coesistenza pacifica dentro lo spazio, perché altrimenti il nostro futuro sarà davvero messo a rischio, perché, ripeto, dallo spazio si controlla il mondo. Va bene, con questo concludo e vi ringrazio davvero. Grazie mille al professor Rao, tra l'altro visto che ha giustamente posto l'accento su quello che sia il collocamento dell'Italia a livello europeo rispetto agli altri player, diciamo così, più agguerriti, menzioniamoli pure, la Francia e la Germania. A questo punto, dato che Francia siamo messi meglio, quindi a livello globale di cui si parla peraltro anche molto in questo periodo per altre questioni. Sono successe anche quindi altre cose, vabbè. Menzioniamola pure Vega. E dopo con te, bravo, esatto, torneremo sul tema. Volevo proporvi alcuni dati che ho proprio raccolto in settimana per una survey sullo spazio inerenti il collocamento dell'Italia a livello europeo. Allora, in punto risorse finanziarie allocate nel segmento Space abbiamo più di 3 miliardi di euro sottoscritti per il prossimo lustro, quindi per i prossimi 5 anni dalla ministeriale
ESA dello scorso anno a Parigi, 2,4 miliardi di euro di risorse tratte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da qui al 2026, 1,8 miliardi di euro per il piano pluriennale della nostra Agenzia Spaziale, di nuovo fino al 2026, più, Maria Antonietta me lo confermerai, altre risorse diciamo sparse di provenienza UE. Per quanto concerne il dato di PIL, l'Italia destina alle politiche spaziali lo 0,08%, i dati sono gli ultimi dell'Agenzia Spaziale Europea del rapporto Space Economy Country SED. Per avere un metro di comparazione, la Francia allora ne stanzia lo 0,141%, la Germania è sotto di noi, 0,057% rispetto allo 0,08% dell'Italia che abbiamo menzionato prima. Per quanto concerne il resto del mondo, anzi prima il resto dell'Europa, recupero la media degli Stati membri ESA, anche questa è inferiore al nostro dato, 0,041% come dato medio, di nuovo rispetto allo 0,08% nostro. Gran Bretagna, quindi uno scenario ovviamente post-Brexit, anche questo è sotto, 0,036%, gli Stati Uniti chiaramente invece comprensibilmente stanno sopra di noi, 0,243%. Ho poi ricavato anche i dati sintetici rispetto a quanto pesi il segmento space per ciascun paese, magari su questo torniamo dopo. Intanto do subito la parola al Presidente Egidio Vigna prima che si debba accomiatare per proseguire sicuramente in questo excursus sulla collocazione del Paese e del nostro sistema Paese attraverso anche tutta quella costellazione di PMI che abbiamo l'onore e l'orgoglio di ospitare pure sul nostro territorio. Sì, funziona. Bene. Funziona. Ok. Giustamente, andiamo. Grazie sulla luna. I microfoni. Bene, allora, grazie a tutti, grazie dottoressa Garino, grazie Presidente Rao. Presidente perché è il Presidente dell'associazione di cui faccio parte, degli Eporidiesi a Roma, per quelli che ho già prontamente postato le foto sulla nostra chat degli Eporidiesi a Roma. Scusate la voce, sono un po' afono, ma è stata una settimana in cui ho anche dovuto gridare in aula, quindi sono un po' afono. Allora, grazie al Comune di Borgofranco per questa bellissima iniziativa. Questa settimana sono stato tantissimo a Borgofranco perché sono venuto alla cena dell'amministrazione, sono stato seppur in videoconferenza alla inaugurazione del CER, 10 comuni, comunità energetica. È stato veramente un onore perché a Roma sono stato fra quei parlamentari che nel 2019 ha seguito la conversione in legge di quella direttiva, quindi complimenti al Comune di Borgofranco per aver messo a terra questa iniziativa. E oggi sono qua per questa giornata nazionale dello spazio in memoria del canavesano Luigi Broglio. In memoria di Luigi Broglio, che appunto è stata una persona legata a Borgofranco, legata a questo territorio, ancora considerato, almeno fino agli anni 2000, considerato fra gli italiani più importanti in ambito aerospaziale, riconosciuto ovviamente anche dalla NASA, a cui è dedicata una via a Venezia, diversi spazi a Borgofranco di Ivrea, che giustamente continua a ricordare
la sua vita e quello che ha fatto dal punto di vista professionale, e anche un asteroide, e quindi questo è anche simpatica, no? come cosa, è emblematica. È stato, a te Sara hanno già dedicato un asteroide? Non No, ancora. Prima o poi dedicheranno un asteroide anche alla nostra dottoressa Garino. Ma allora, guardate, io vi dico questo, ce ne sarebbero tantissime di cose da dire, potrei stare qua ore a parlarvi di queste, appunto, di queste situazioni, e di sicuro potrei più che altro stare ore ad ascoltarvi. Mi piace principalmente che avete coinvolto, ho visto le scuole, e prima e dopo fate questo lancio di questi modellini spaziali. Vi assicuro, mi piacerebbe fermarmi a vederli, purtroppo non posso, perché sapete, il periodo natalizio è veramente molto intenso, soprattutto per chi è parlamentare, quindi dopo qua dovrò andare in altri 10.000 posti, sempre qua nei dintorni, sempre nelle Proidiese fortunatamente, però purtroppo non posso fermarmi per vedere il lancio dei modellini, ma mi piacerebbe molto. Allora, giusto 2 o 3 spunti dopo questo ricordo di Luigi Broglio che ho voluto fare anch'io. Dico 2 cose dal punto di vista di quelle che sono le politiche spaziali, nel senso dell'aspetto geopolitico dello spazio, dell'aspetto geopolitico che lo spazio ha per il nostro paese. Ci ha già pensato il professor Rao, c'è veramente poco da aggiungere. A me quello che mi piace sottolineare è l'importanza di quello che è l'ESA anche dal punto di vista della collaborazione fra i vari paesi e le varie organizzazioni, perché all'interno dell'ESA c'è anche l'Unione Europea, che come sapete non è uno Stato ma è una unione di Stati, quindi è un'organizzazione internazionale la quale a sua volta collabora e fa parte è associata all'ESA. Io voglio sottolineare quanto la governance dell'ESA sia evidentemente più complicata che per esempio la governance della NASA, perché la NASA è americana, la NASA ha un rapporto diretto con il governo degli Stati Uniti, con il Parlamento americano, la Camera Alta e la Camera Bassa, con le altre organizzazioni statali americane. L'ESA è composta da dei soci, tra virgolette. I soci sono degli stati e sono delle organizzazioni come l'Unione Europea, i quali si seggono intorno a un tavolo e trovano la direzione. Sostanzialmente sono i paesi membri dell'Unione Europea più i cosiddetti paesi del vicinato. Come nota c'è anche la Gran Bretagna, che come sapete dall'Unione Europea è uscita con Brexit. Ci sono anche altri paesi dell'area, i cosiddetti paesi del vicinato, ma creare politiche spaziali, mandare avanti la cosiddetta governance dell'ESA è qualcosa di molto molto più complicato, eppure funziona. I paesi evidentemente di quest'area geografica del mondo, di questa regione del mondo, hanno capito l'importanza di avere certamente delle agenzie spaziali nazionali, ma di creare un'agenzia spaziale regionale nel senso di regioni del mondo,
per competere e per collaborare con gli altri grossi player internazionali, fra cui ovviamente la NASA. Poi è chiaro che l'Italia e i paesi associati all'ESA sono paesi del mondo cosiddetto occidentale, come è paese del mondo occidentale gli Stati Uniti. È chiaro che l'ESA, come il mondo, diciamo, Europa e il vicinato Europa, principalmente guarda verso ovest, seppur, come diceva il professor Rao, è assolutamente importante la collaborazione con chiunque, perché se è vero che la conquista dello spazio è ancora una gara, è ancora una corsa, perché è comunque ancora, c'è ancora un elemento di competizione, la conquista dello spazio deve diventare, attendere un progetto, cioè più progetti, che siano progetti condivisi, e deve essere un qualche cosa che riguarda tutta l'umanità, deve essere l'umanità nel suo complesso, attraverso ovviamente le proprie organizzazioni politiche che si è data l'umanità attraverso queste grandi agenzie, a collaborare e ad andare in quella direzione. E allora qui il ragionamento qual è? Che l'ESA, essendo già nata come collaborazione fra più stati, ha evidentemente una marcia in più, perché chi ha una governance così, anche vogliamo dire, lo diceva prima il professore, anche complicata, anche ovviamente con delle dinamiche interne di pesi e contrappesi, chi mette più tecnologia, chi mette più soldi, chi mette più know-how, chi mette più personale, però personale ovviamente specializzato, ma chi parte già dal presupposto di dover trovare la quadra per fare politiche aerospaziali ha già una marcia in più nell'idea di collaborare con il resto del mondo, con il resto dell'umanità. E quindi da questo punto di vista l'Europa intesa come area geografica e l'ESA intesa come agenzia può diventare e può essere ancora di più un elemento aggregante nella grande corsa della conquista allo spazio, che è una corsa che deve essere collaborativa di tutta l'umanità. E questa era la seconda cosa che volevo dirvi. Terza cosa che vi volevo dire, è già stato detto più volte, guardate, io sono deputato piemontese, sono deputato della provincia di Torino, in particolare canavesano. Io mi sono appassionato anni fa, nella scorsa legislatura, di quelle che sono le politiche aerospaziali. Ma perché? Perché ho capito a un certo punto un qualcosa che purtroppo non tanti sanno, ovvero che il Piemonte, ma soprattutto la provincia di Torino, è una provincia con una economia, cioè dove la space economy ha delle ricadute reali e immediate. Quei famosi 8 euro che tanti prima di me avranno già citato, che ricadono a terra sull'euro ogni euro investito. Molti di quegli 8 euro, cioè parte di quegli 8 euro, o meglio altri euro, ricadono immediatamente in provincia di Torino, perché in provincia di Torino ci sono ovviamente i grandi player, ma ci sono anche
tante piccole aziende, che poi fa riflettere, perché poi ovviamente piccole aziende nel settore aerospaziale, quando poi ovviamente apri i bilanci, è chiaro che, come dire, nel mondo normale non sono così piccole, sono piccole rispetto a loro, che sono i grandi, però è chiaro che sono grandi pure loro rispetto al mondo normale, al mondo che non guarda verso. Quindi quando si parla di queste cose, quando si parla di politiche aerospaziali, io e Sara lo sappiamo bene, perché spesso ne parliamo e spesso cerchiamo di portare ai cittadini queste informazioni. Spesso e volentieri la gente ti guarda come, permettetemi la battuta, se stessi parlando di Marte, no? In realtà stiamo parlando di Marte, ma stiamo parlando del nostro territorio, stiamo parlando della provincia di Torino. Allora io faccio sempre questo esempio, Sara l'ha detto prima, l'ha citato prima, ve lo spiego meglio io. Sapete che per un certo periodo, non so se ancora adesso o in passato, per un certo periodo l'acqua della stazione ancora adesso, ecco, grazie che mi hai dato questa informazione, l'acqua della stazione internazionale è fatta dalla SMAT. Avete capito bene? La SMAT, la Società Metropolitane Acque Torino. La SMAT, che è quella, noi apriamo il rubinetto, esce l'acqua, la SMAT è composta dai comuni della provincia di Torino, cioè dei comuni, da Borgofranco e Socio SMAT. Quindi a un certo punto, cioè, pensate quanto lo spazio è penetrato nel nostro territorio della provincia di Torino. A un certo punto ci deve essere stato 10-15 anni fa un consiglio della SMAT con tutti i comuni, chi è amministratore sa di cosa parlo. A un certo punto queste aziende sono composte dai vari comuni, il comune di Borgofranco va e vota no, sulle varie, cioè come i paesi, come gli stati votano all'interno dell'ESA, il comune di Borgofranco vota all'interno della SMAT, il comune di Ivrea, il comune. A un certo punto ci deve essere stata una votazione nel bilancio o in qualche altra riunione della Società Metropolitana Acque Torino, dove i comuni della provincia di Torino, del Canavese, hanno alzato la mano per dare il via libera a SMAT di mandare l'acqua nella stazione internazionale. Cioè, pensate quanto i comuni sono l'istituzione più vicina al cittadino, perché a Borgofranco tutti conoscono il sindaco, tutti conoscono gli assessori. Quindi pensate quanto queste politiche spaziali sono vicine a questo territorio. Ci deve essere stata 15 anni fa, c'è stata 15 anni fa un'assemblea dell'acquedotto in cui i comuni hanno alzato la mano e hanno detto mandiamo l'acqua, cioè quell'acqua è l'acqua dei comuni della provincia di Torino che sono soci della Società Metropolitana della Società Metropolitana devo dire una cosa. Vai. Sì, in effetti non è proprio uguale all'acqua del rubinetto, l'abbiamo studiata con SMAT e l'abbiamo trattata perché rispondesse ai requisiti degli astronauti americani e dei cosmonauti russi, che sono diversi, sì. Per le caratteristiche organolettiche. Sì. C'è la vodka. Sì, l'abbiamo un po' allungata. Quella americana, Maria Antonietta, mi sembra che venga dal piano della Mussa, No, sia quella un viso
C'è il whisky, lo guagliomi dentro. Ovviamente abbiamo lavorato per poterla preparare, Certo. poi la distribuzione è curata da Smart. Ma Poi il piano della mussa. Del piano della mussa, quella Il pian della quella mussa. americana. Arriva dal pian della mussa. Vabbè, è un orgoglio, in tutto il mondo ha scelto la Assolutamente. nostra E me lo diceva proprio, e me lo dicevano i dipendenti della Smart, Certo. che molti di loro in casa hanno le due bottiglie, Anch'io ce l'ho, anche le due cioè, le due bottiglie, quella americana e quella russa. E Anche per questo un bel applauso, perché la nostra Eva merita un applauso. ieri, non tanto tempo fa, ieri ero qua nel nostro canavese a Valperga a visitare un'azienda fornitrice fornitrice nel campo aerospaziale, che è già o sta per diventare fornitore di Leonardo. Ero a Valperga a visitare sapete che la zona dell'Alto Canavese è chiamata la piccola Ruhr canavesana, no? Una zona vocata alla metallurgia, e quell'azienda produce pezzi di metallo di iper precisione testati al 100%. Quei pezzi vanno negli elicotteri e adesso non ricordo bene il dettaglio, stanno o sono già stati o sono fornitori diretti di Leonardo, e quindi qui anche nel nostro canavese. Quindi quando si parla di queste cose, il messaggio ultimo che vi voglio dare è: si parla di Marte, ma non guardateci come se stessimo parlando solo di Marte, perché stiamo parlando anche di questo territorio. Grazie. Dottoressa Garino, io adesso me ne vado, là sotto per te c'è un panettone solidale della Croce Rossa di Poncanavese, da prendere come regalo. No, vorrei anche ricordare che il presidente Vigna e la dottoressa Garino hanno organizzato un convegno a settembre, che era proprio su queste tematiche, in cui è stato presentato il nuovo libro del nostro bravissimo Giorgio Di Bernardo Nicolai, edito dal nostro Editore Ennio, canavesano. che quindi un'altra start-up nata dall'evento del 2021. Grazie. Evento, quello di settembre di quest'anno, a cui aveva partecipato anche il sindaco Fausto Francisca, per sottolineare davvero una volta ancora, una volta di più, l'importanza del canavese, quanto il canavese abbia dato, dia e darà in termini di persone, in termini di imprese, in termini di know-how, in termini di passione ed entusiasmo a questo comparto, allo space. Grazie a tutti, io devo andare, continuiamo a guardare le stelle. Ciao Sara. Ciao. Grazie per il panettone. Ciao Grezza. Ciao. No, ma ascolto con... Ottimo, allora proseguiamo in questa straordinaria cavalcata. Abbiamo puntualizzato, se vogliamo, il dominio tecnologico, operativo, il portato, il contributo delle nostre aziende, del nostro canavese nel quadro complessivo generale dello space. A questo punto, prima di dare la parola a Giorgio Di Bernardo Nicolai per un focus narrativo, consentitemi questo aggettivo, sulla significatività di Luigi Broglio, passerei un attimo all'aspetto, anzi un po' più che un attimo, all'aspetto scientifico. Alberto Cora, ricercatore all'Osservatorio di Torino, all'Osservatorio di Pino, INAF, quindi Istituto Nazionale di Astrofisica. Allora Alberto, noi chiaramente partecipiamo, abbiamo in comune una parte del percorso. Abbiamo anche delle profonde collaborazioni proprio con
abbiamo Thales Alenia, che per esempio ospita l'OPSIS, l'Optical Payload Facilities dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che dà di nuovo l'idea di quanto è importante il ruolo italiano in questo campo, perché per esempio quest'estate abbiamo ospitato per delle calibrazioni quello che è un coronografo proprio all'OPSIS e un coronografo NASA. Il fatto che la NASA scelga noi per riuscire a fare queste calibrazioni, è bello. Cioè, a me fa estremamente piacere. E io però adesso mi riaggancio invece alle ricadute che ha l'astronautica come ricerca, perché poi alla fine non ci sono solo gli aspetti economici, ma ci sono anche proprio gli aspetti collegati all'indagine di quello che capita sopra le nostre teste. E quello che capita sopra le nostre teste, adesso purtroppo mi sono già bruciati i primi minuti, sono quelli che si possono anche osservare normalmente a terra. Io non so se vi ricordate, ma circa un mesetto fa è stata segnalata quella che è un'aurora boreale che è stata visibile anche alle nostre latitudini. Grazie Maria Antonietta. Sì. Queste qua sono le riprese dell'aurora boreale, che in realtà aurora boreale non è, si tratta di un SAR. Questo è uno Static Aurora Red Arcs, un termine infelice perché lo ricollega all'aurora boreale. In realtà è un fenomeno aurorale, ma non è un'aurora boreale. Si tratta di un'emissione termica della cintura dei campi magnetici che intrappolano queste particelle, che ci protegge da queste particelle che si trova proprio intorno alla Terra. Beh, e questo fenomeno qua è stato visibile straordinariamente proprio dalle nostre latitudini. E questo ci riconduce a qualcosa che è estremamente terra-terra, perché nel 1859 c'è stato un fenomeno simile, noi lo chiamiamo l'evento di Carrington, perché Lord Carrington riuscì a osservare l'evento sul Sole. E sul Sole, vicino alle macchie scure, che sono le macchie solari, generarsi dei lampi chiari, molto più luminosi. Questo per quello che è chiamato Lord Carrington Events, per il semplice motivo che è stato osservato. Bene, in concomitanza la Terra, circa in concomitanza diciamo un paio di giorni dopo, è stata investita da quello che è un'eruzione di masse coronale. Alberto, scusa solo un attimo se ti interrompo, vorrei soltanto ringraziare anche tutta la squadra canavese di cui ho l'onore di far parte, grazie al responsabile organizzativo del Canavese Stefano Cicala per aver partecipato oggi, e un saluto naturalmente anche al nostro segretario provinciale Astrid Sento. Prego Alberto. Noi siamo abituati sempre a utilizzare termini inglesi, per cui per me un CME è Coronal Mass Ejection. Si tratta di eruzioni di masse coronali, pensate, di miliardi di tonnellate di materia che ietta il nostro Sole e vengono proiettate talvolta proprio nella direzione della nostra Terra. E queste sono immagini prese dal Solar Dynamics Observatory, e tra un po' vedrete anche delle altre immagini prese, per me è una cosa più interessante perché prese da Solar Heliospheric Observatory. È una piattaforma che è situata tra noi e il Sole, sviluppata anche grazie a Thales Alenia, perché noi abbiamo sviluppato l'UCS con voi, l'Ultraviolet Coronavirus Spectrometer, che ci permette proprio di studiare quella che è l'atmosfera solare. Per noi il Sole sembra un semplice dischetto, beh, sappiate che quel semplice dischetto lì è qualcosa di molto complesso, anzi è lo strato che diviene opaco, sotto il quale noi non riusciamo a vedere, ma tutto intorno al Sole c'è quella che è l'atmosfera solare, che è la corona. E l'UVGS, l'Ultraviolet Coronavirus Spectrometer, ci ha permesso di studiare proprio la corona. In questo caso qua è uno strumento ancora diverso, questo è tedesco, questo è l'ASCO 5, che ci permette di vedere quello che capita. E in particolar modo vedete l'eruzione di massa coronale con l'eiezione di materiale carico che viene direzionato un po' da tutte le parti, però quando impatta sulla Terra genera quelle che sono le aurore boreali, e queste sono le aurore boreali, mi pare, riprese nel 2016, perché si vede ancora la Soyuz dalla stazione spaziale. Voi immaginate i campi magnetici
della Terra che vengono interessate da materiale carico, quindi atomi ionizzati, elettroni, e quindi si deflettono. Il fenomeno luminoso è legato al fatto che sono atomi della nostra atmosfera che vengono eccitati e quindi poi riemettono queste bellissime colorazioni nel verde. Ma quello che capita invece, che è molto interessante dal nostro punto di vista, è l'interazione col campo magnetico. Bene, nel 1859 quello che capita inizia a fluttuare tutto il campo magnetico terrestre. All'epoca c'era già distribuita negli Stati Uniti una rete telegrafica molto estesa e queste qua iniziano praticamente a funzionare, pensate, senza la necessità di avere batterie. Ci sono le testimonianze dei telegrafisti che sono rimasti agli atti, in cui c'è un telegrafista di Portland, se non sbaglio, che parla via telegraficamente con un altro telegrafista e dice: ma queste trasmissioni sono esageratamente disturbate. E l'altro gli dà un consiglio che è fuori di testa, per noi è impensabile, e gli dice: ma hai provato a staccare le batterie? L'altro, evidentemente conoscendo anche poco la fisica, stacca le batterie e dice: no, funziona anche meglio. Pensate, in quelle condizioni lì tutta la rete telegrafica funzionava senza avere la necessità di energia. Non è una cosa bella, sappiatelo, anche se potrebbe sembrare una cosa bella, non è, perché studi successivi, mi pare nel 2005, gli studi americani hanno messo in evidenza che se ci fosse un fenomeno analogo a quello che è accaduto nel 1859, probabilmente noi avremmo dei blackout distribuiti su tutta la rete elettrica, perché adesso non abbiamo più i telegrafi, ma abbiamo una rete di comunicazione molto complicata e interconnessa che è proprio la rete elettrica che ci distribuisce l'elettricità da casa. Ci sono già successi, mi pare nel 1989, degli incidenti nelle centrali per quanto riguarda certi trasformatori che voi immaginate, avete un cavo elettrico, oscilla il campo magnetico, all'estremità di questi cavi si crea quella che è una differenza di potenziale, il voltaggio. Beh, in questo caso qua l'evento è stato così violento e rapido che si sono fusi dei trasformatori elettrici, ma non quelli piccolini, quelli di una centrale elettrica. Così con il Quebec, parte del Quebec per un paio di giorni è rimasto praticamente senza elettricità. E questo, voi immaginate se questo accadesse su settori più ampli. Significa a un certo punto che magari si tratta di nazioni intere, infatti lo studio del 2005 lo metteva in evidenza, si trovano senza corrente elettrica, con il fatto che i trasformatori non è che si riescono a andare a sostituire velocemente, non è che recuperi i pezzi dalla ferramenta, in questo caso qua ci impiegano magari dei mesi a ripristinare la corrente elettrica. Infatti una parte degli studi che si stanno facendo proprio sullo space weather sono anche di interesse militare, la NATO studia questi fenomeni qua. E questa qua è certamente un'apertura di visione che ci è stata data dall'aeronautica e l'astronautica, perché questi fenomeni qua sono ancora più interessanti da studiare proprio per riuscire a ospitarci in quegli spazi inospitali che è lo spazio di cui parlava Maria Antonietta. E cosa si sta facendo a livello di Istituto Nazionale di Astrofisica? Ci stiamo lavorando in vari gruppi di ricerca. Qua a Torino c'è lo Space Weather Laboratory in Turin Observatory, in cui cerchiamo di capire innanzitutto non tanto come funzionano le aurore boreali, di cui conosciamo i meccanismi, ma quello che ci interessa a noi è capire effettivamente come funziona la nostra stella. La nostra stella ha un campo di attività abbastanza ampio, noi non ce ne accorgiamo, ma sotto certi aspetti è solo una stella variabile, in cui ci sono dei periodi in cui è più attivo e meno attivo. Il periodo di attività si determina soprattutto col conteggio delle macchie solari e ha un periodo di circa 11 anni. Noi l'unica cosa che possiamo dire è che questi fenomeni così violenti hanno una periodicità di 11 anni, in cui ogni 11 anni c'è un massimo di attività, ma talvolta l'eruzione di massa coronale, visto che è legata dal fatto che si sgretolano i campi magnetici e liberano della materia,
sono totalmente imprevedibili. Attualmente l'unica cosa che si può fare è quella di dire: noi vediamo il flare, che è quell'evento che aveva già registrato Lord Carrington nel 1858, che è praticamente una zona in cui il Sole diviene più caldo, emette di più, c'è un'emissione di raggi X, in questo caso qua riusciamo a registrare l'emissione di raggi X e sappiamo che poi magari tra un giorno, 2 giorni dopo, se i campi magnetici del Sole sono orientati, potrebbero colpire la Terra. Però vi rendete conto che è abbastanza limitata, no? La nostra capacità di previsione, in questo caso nel campo della meteorologia spaziale, da cui si stanno investendo risorse e soprattutto bisogna continuare ancora di più approfondire le collaborazioni in questo settore che certamente l'astronautica ci consente. Se io posso fare un commento, Ma perché certo. mi scappano No, proprio. Vai, Antonietta. No, perché così si capisce quanto sono importanti le competenze trasversali. Ecco, quello che hai detto tu è importantissimo. Sicuramente le radiazioni in campo spaziale, nello spazio profondo, sono un problema grosso che si traducono a livello ingegneristico per noi nel cercare di trovare delle protezioni per gli astronauti, sicuramente protezioni rispetto alla radiazione cosmica di fondo che diciamo alloggiamo su tutta la superficie esterna del modulo, ma poi proprio per i solar arrays di cui tu parlavi, che sono importantissimi, noi dobbiamo sempre progettare all'interno dei nostri moduli una zona che chiamiamo Space Haven, cioè una zona particolarmente protetta dove in caso di bisogno gli astronauti si possono rifugiare. Nel 2003, meno male che non c'erano astronauti in giro, altrimenti li avrebbero fritti. In orbita bassa no, ma sì. fosse stato in lunare, sì. Esatto. Tenete conto, ci sono anche dei punti in cui l'Hubble Space Telescope, che è abbastanza basso, deve mettersi in protezione. Certo. E un'altra cosa che pochi ci pensano è il fatto che, per esempio, non ci sono più rotte polari dei velivoli che ci collegano con gli Stati Uniti, per il semplice motivo che sarebbero in zone particolarmente ricche di elettroni e di ioni, per cui si tratterebbero di un mucchio di radiografie che ci facciamo un viaggio che facciamo in giro. Grazie davvero. Chiamiamo da noi e faccio un seminario. Questa no, è la ragione per cui prima di tutto non si va su Marte. No, è una ragione, per adesso. Ma anche sulla Luna, perché il fatto che la stazione ospiti per brevi periodi, perché non c'è proprio per l'esposizione, non abbiamo tecnologie. Abbiamo il campo magnetico che ci protegge. Diciamo sì, però secondo me quello lì riusciremo in qualche... Noi contiamo su di voi per riuscirci. L'altra cosa invece che volevo dire per tranquillizzare è il fatto che comunque è un problema tecnologico, nel senso il nostro Sole è da 5 miliardi di anni che c'è e continua a fare queste cose qua. Non ce ne siamo mai accorti prima perché non avevamo la tecnologia così sensibile. E però è anche bello quello. No, però la Terra ci protegge, no? Il campo magnetico, fasci vanale e quant'altro, appena esce un po' più lontano. Certo che è una grande emozione sentire parlare di scienza, di astrofisica e riuscire con l'aiuto di noi tutti a calarlo in un contesto non soltanto industriale, aziendale, legato al mondo delle imprese, ma in un contesto che davvero intercetta la quotidianità di tutti noi. Ci diceva il dottor Cora, le aurore sono un fenomeno fisico, se vogliamo astrofisico, di cui non voglio dire tutti noi abbiamo esperienza, perché purtroppo non tutti noi possiamo beneficiare con relativa frequenza di questi fenomeni assolutamente spettacolari, ma volendo tutti noi potremmo recarci nel periodo opportuno lì dove le aurore sono visibili. Questo, diciamo, se vogliamo, in un contesto più squisitamente fisico, naturale. Facendo un nuovo ponte con l'ambito tecnologico, vorrei ricordare che un'altra cosa utilizzata da noi tutti 200 milioni di volte al giorno, cioè il famoso www, internet, nasce
anche lì, anche quello in un contesto scientifico, nasce ab origine come modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni all'interno del CERN di Ginevra, che come sapete è uno dei fiori all'occhiello scientifici per quanto concerne l'Europa e in generale per tutto il mondo. Appunto gli scienziati fisici delle particelle, dovendo trovare una modalità easy, comoda, pratica, utile per poter veicolare questa vasta messe di dati tra loro, hanno per primi elaborato quello che poi sarebbe confluito nell'internet, nel www che utilizziamo noi tutti i giorni. Tu prima, Maria Antonietta, hai menzionato, rapportandoti con Alberto, la radiazione cosmica di fondo, no? Questa CMB che permea assolutamente tutto l'universo in modo omogeneo e isotropo, giusto Alberto? Così. Effettivamente, lo dicevo prima a Walter, pensavo proprio a un parallelismo, se vogliamo, con questa radiazione cosmica di fondo, con questa CMB, per andare a sottolineare la pervasività e la capillarità dello spazio e delle tecnologie spaziali sul nostro territorio. L'abbiamo già detto un fottio di volte oggi, ma credo, anzi sono certa che continueremo a farlo sino alla fine di questa nostra chiacchierata. Davvero abbiamo il privilegio, la fortuna di avere come Italia una filiera, un ecosistema, se vogliamo, pressoché completo. Lo rammentava anche ieri il presidente dell'ASI, Teodoro Valenta, alla Camera per la giornata di celebrazione nazionale dello spazio, e in questo ecosistema abbiamo quel tessuto, quella costellazione di PMI, alcune più piccole, altre un po' più grandine, che però concorrono davvero tutte magnificamente in questa trama, in questo disegno, dove ciascuno fa il suo. Possiamo dire così, Walter, Maria Antonietta, ciascuno fa il suo, ciascuno porta la propria piccola, grande goccia d'acqua che ci consente di colmare, di riempire questo oceano di conoscenze scientifiche e tecnologiche che fanno dell'Italia, dello spazio e nello spazio, quello che è, che tutti noi dobbiamo concorrere a far conoscere e a divulgare sempre più. Adesso finalmente arriviamo al momento del nostro Giorgio Di Bernardo Nicolai. Presidente Rao, vedo qua davanti a lei Dalla Terra alla Luna, un'opera, un romanzo che tutti noi senz'altro conosciamo, di Jules Verne. Ecco, in ideale continuità con questo storytelling letterario, veniamo a lei, veniamo a te, Giorgio, che tanto hai fatto, tanto hai scritto per testimoniare l'eredità, il portato, la presenza italiana nell'astronautica. Il Sole può bloccare o bruciare i satelliti, il che significherebbe che la nostra civiltà fa ciao ciao e tutto quello che noi pensiamo, mazza che fighi che siamo, stiamo andando sulla Luna, giriamo, facciamo questo, facciamo quest'altro, ce lo giochiamo. La nostra società è molto fragile perché è molto tecnologica e il Sole ha un'importanza enorme in questo fattore, cioè dobbiamo imparare a essere un po' più umili come civiltà, e questo mi riporta a quello che è il filo conduttore di tutte le cose che faccio e che dico quando parlo di spazio. Lo spazio ci insegna tante cose anche a livello umano e spero poi di trasmettervele queste informazioni. Dobbiamo essere umili, dobbiamo imparare dalla natura e dobbiamo crescere in maniera compatibile con la natura. Adesso si parla tanto di ecologia, l'ecologia si può estendere poi allo spazio e dallo spazio noi ricadiamo tantissimo per la Terra. Sto in una doppia veste, nel senso che sono l'autore, scusate, non è una forma di pubblicità, ma vi spiego perché sono qui, sono l'autore di l'unica biografia esistente su Luigi Broglio, perché Broglio aveva sempre negato. Sara, mi dai i tempi perché non so se sporo poi. Luigi Broglio aveva sempre rifiutato di raccontarsi perché il vostro concittadino non era solo uno scienziato straordinario, ma era un uomo straordinario, era un uomo di grandissima umiltà e non voleva apparire, quindi non aveva mai accettato di raccontare se stesso e la storia del San Marco, e lo fece, non so per quale motivo, me lo chiedo spesso, lo fece con me. E avevo portato la copia del primo libro che avevo scritto, dove un piccolo capitolo
è dedicato proprio alla storia dello spazio italiano. La prima copia la portai a lui e in un momento in cui il cervello andò in confusione gli dissi se voleva fare una storia sullo spazio italiano, su se stesso e su San Marco. Ma mentre lo dicevo pensai, Madonna, che figura del cavolo che sto facendo, perché sapevo che lui aveva sempre detto di no. E invece mi rispose, quando cominciamo? E questa cosa. Ci sono cose nella vita di un uomo che ti rimangono impresse e ti emozionano a distanza di decenni. Ok? Non c'è niente da fare, ogni volta che io parlo di lui mi emoziono. Quindi, prima cosa, sto qui per Broglio. Seconda cosa, sto qui perché Ennio Pedrini, il vostro editore, diciamo, di questa zona, Ennio Pedrini, che ho conosciuto 2 anni fa in questa occasione, ha accettato di... Allora, Ennio ha accettato 2 anni fa, quando ci siamo conosciuti, gli ho raccontato questa storia del primo libro che avevo scritto e lui ha accettato, torno un attimo indietro, scusami, ha accettato, ne abbiamo parlato, gli è piaciuta l'idea e abbiamo fatto la seconda edizione, una edizione completamente nuova perché c'erano 25 anni di spazio in mezzo, per cui nella prima edizione raccontavo che avrebbero fatto la stazione spaziale, nella seconda edizione racconto che la stanno per buttare giù. Quindi voglio dire, in mezzo c'era tutta una storia gigantesca e così siamo arrivati alla seconda edizione che è questa qui fatta con Ennio, che veramente è stato molto molto carino. Vabbè, questa non so, sto io con Paolo Nespoli. Perché? Perché Paolo Nespoli ha fatto la prefazione di questo libro e sono molto grato anche a Paolo. Una persona alla quale voglio veramente molto bene, un personaggio straordinario, voi lo conoscete come lo conosco io, no? E quindi veramente sono affezionato. In questo libro racconta la storia non solo di un personaggio come Luigi Broglio, ma racconta la storia della conquista dello spazio che nasce all'inizio del Novecento con personaggi incredibili, tipo Tsiolkovsky, un russo che all'inizio del Novecento già si era immaginato una stazione spaziale dove dentro la gente viveva, c'aveva gli oblò per guardare fuori e c'aveva, guardate lì sulla sinistra, non si vede lì sullo schermo, sulla sinistra c'è questo tubo, io non so come abbia fatto, questi sono degli extraterrestri, lui aveva immaginato il modo per uscire dalla stazione spaziale con un sistema che poi i russi utilizzarono nella prima passeggiata spaziale della storia fatta da Leonov, proprio uscendo da un tubo che si sporgeva dalla Voskhod. Questi personaggi hanno portato alla realizzazione di quello che poi nel 1957 fu uno shock per gli americani, cioè i russi riuscirono a mandare per primo un satellite in orbita, lo Sputnik. Fu un evento che tocca anche la storia dello spazio italiano. Ma adesso vediamo. Il secondo, diciamo, in questa competizione tra americani e russi, il secondo step che vinsero i sovietici, non chiamiamoli russi, sovietici, noi paragoni, perché tanto qua con Putin non si capisce più niente se sono russi, sovietici, ex sovietici, nuovi russi. Vabbè, allora ci sta Laika, il primo essere vivente ad andare nello spazio e anche il primo a morirci. Perché i sovietici gli avevano preparato un piattino per cui si alimentava con delle cannucce, o avrebbe dovuto alimentarsi con le cannucce, ma non dissero al resto del mondo che era entusiasta di questo risultato, di questa bellissima conquista, non dissero al mondo che il 7° giorno era previsto che lei si alimentasse con del veleno. Laika morì in realtà poche ore dopo, forse fortunatamente, perché il sistema di supporto vitale smise di funzionare e Laika divenne il primo martire fondamentalmente della conquista dello spazio. Aspetta, fammi vedere se ha preso. Aspetta. Ok, ha preso. Vado io. Sì. Ok, datemi un secondo che recupero la slide. Ok, scusatemi. Ora,
nel 61 sempre i sovietici riescono a dare un altro schiaffo agli americani, mettendo in orbita il primo uomo, Gagarin, e questo è quello che mi piace del libro che ho scritto, lo dico sinceramente, che io non guardo solo la tecnologia, ma dietro questa tecnologia ci sono state delle persone, la stessa emozione che io provo quando parlo di Broglio, la provo quando parlo di Gagarin, che a 27 anni, quindi un ragazzetto, lo mettono su questo razzo, non sapevano se sarebbe tornato a terra, e lui chiama la moglie: ma io non posso più, sto diventando vecchio, io mi emoziono quando parlo di queste cose. Non posso più farlo. Che fa lui? Cioè, io l'ho vista la stanza dove lui dormì prima di partire, c'era un telefono, c'era un letto, una sedia, un telefono, il telefono alla moglie, diceva vado a fare un giro. Non gli dicevi il giro, è in orbita, quindi chiama la moglie e dice vado a fare un giro, ma il giro era in orbita, era il primo ad andare nello spazio a fare un giro in orbita. Questo è quello che io voglio trasmettere quando parlo di spazio, e ringrazio Ennio che mi ha dato la possibilità di riproporre queste emozioni aggiornandole con quest'ultimo periodo. Lui va nello spazio e non sa se torna, tant'è vero che Khrushchev telefona a Korolev, che è il capo delle attività spaziali sovietiche di quel tempo, e gli dice ma è tornato davvero? Perché non ci credeva nessuno. Allora pensate a questi uomini che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale, la storia dell'umanità, non è solo la storia dell'esplorazione spaziale. In quel giorno prende il via l'attività spaziale italiana, perché quel giorno, durante un convegno a Firenze di attività spaziali, si alza il rappresentante sovietico e dice abbiamo mandato un uomo nello spazio. Gli americani stecchiti, Broglio li prende e li porta a mangiare le fettuccine alla lepre e gli somministra qualche fiasco di pianti e gli dice che vuole mandare un satellite italiano in orbita. Quindi si rimbambola, come sapeva fare bene lui, in senso positivo, però positivo, e ottiene dagli americani il supporto per realizzare un satellite con un loro missile, con un loro razzo, lo Scout, mandarlo in orbita. Lì, quel giorno, nasce l'attività spaziale italiana. Scusate, sbaglio il bottone, eccolo qua. L'attività spaziale italiana che come astronautica nasce quel giorno ufficialmente dal mio punto di vista, ma che in realtà aveva una storia pregressa che nessuno conosce. Io non capisco perché in Italia non si parli di quanto abbiamo fatto noi in questo settore. Qui siamo negli anni 30, il colonnello Pezzi parte per un record di quota e indossa una tuta pressurizzata che è la prima, di fatto, tuta spaziale della storia. L'anno successivo, invece della tuta, viene messo in uno in un involucro pressurizzato, che c'è poco da fare, è l'antesignano delle capsule spaziali moderne. Siamo stati noi i primi. Noi dovremmo metterlo nei libri di storia. E invece non se ne parla. Questa mattina, quando c'erano i bambini che facevano... Io questo vorrei che fosse chiaro e sono felice che delle scuole si attivino per queste attività, per queste iniziative, e Fausto è veramente un mito da questo punto di vista. Io non so come faccia a fare queste cose, ma è difficile trovare in giro in Italia persone che propaghino la cultura spaziale italiana. Quindi negli anni 30 noi stavamo all'avanguardia, eravamo i primi nel settore e Broglio ci fece, dopo americani e sovietici, ci fece diventare terzi, ma la competizione lì era impari, no? Noi piccolo paese rispetto a americani e sovietici. E poi in quegli anni sempre successivi Crocco, chi conosce Crocco? Nessuno di fatto, ma Crocco si è inventato i razzi a stati paralleli, non uno sopra l'altro, ma collegati lateralmente. Crocco si è inventato il modo per far andare le sonde nello spazio. Ogni sonda interplanetaria che viaggia attualmente nel sistema solare sfrutta delle idee sviluppate da Gaetano Arturo Crocco. Non lo sa nessuno.
E Broglio, Broglio ha dato quel qualcosa di incredibile in più e ha realizzato questa impresa impossibile, tanto impossibile che lui che cosa fa? Alle piattaforme di lancio che poi mette in Kenya, dalle quali farà il primo lancio su base spaziale italiana, piattaforma di lancio italiana, primo al mondo a lanciare dall'equatore, primo al mondo a lanciare da una piattaforma su piattaforma marina. Gli americani pensavano che fosse impossibile, ma gliela regalano perché lui riusciva a convincere le persone. E allora Broglio era cosciente di aver fatto qualcosa di impossibile e chiama le due piattaforme San Marco e Santa Rita, perché uno è il protettore delle attività in mare e l'altro è la santa delle cose impossibili. Infatti lui mi diceva, non l'ho fatto io come facevo a fare una cosa del genere? Questa è stata Santa Rita e la piattaforma si chiama Santa Rita. Eccolo qua, amico di Tom Brown, stimatissimo stimatissimo dagli americani che volevano dargli la cittadinanza e lui rifiuta la cittadinanza perché dice io sto in debito con l'Italia, quindi torno in Italia. È l'uomo che dice, stamattina l'ho ricordato, tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto per il mio paese e questa è una lezione che credo dovrebbero ricordare tutti quelli che hanno... È la terza volta. Sara. Succede quando le persone si emozionano sentendo chi è emozionato. Quarto. Allora, noi dobbiamo imparare che le cose le dobbiamo fare per il nostro paese, per gli altri. Sarebbe bello che queste cose le capissero tutti, soprattutto chi ha il potere di gestire una nazione. Quanto vorrei dirglielo apertamente, quanto sogno di prendere ciascuno di loro e dirgli guarda un attimo questo signore qua, guarda la Pira, sindaco di Firenze, amico di Broglio, che quando Broglio lo andava a trovare lo accoglieva nella sua stanzetta, perché il sindaco di allora di Firenze, la Pira, viveva in una stanzetta di un convento di monache. Non è che dico il Fausto deve andare a vivere in un convento di monache. Però la Pira, che era molto religioso e non si era sposato, viveva in questa stanzetta, quindi lui praticamente non aveva nulla e nella stanza non c'era nulla, quindi c'era un letto, una seggiola, un inginocchiatoio, mi raccontava Broglio, e per rispetto a Broglio la Pira si metteva sul letto e dava la seggiola a Broglio perché non c'era altro posto per sedersi. Allora ecco, queste sono le cose che io vorrei raccontare ai nostri politici parlamentari, persone che hanno la possibilità di agire per il bene del paese, come diceva lui. Scusate, ma confondo qui i bottoni. Ecco qua San Marco Scout sulla piattaforma di lancio, pronto per essere lanciato a bordo. Questo è da Wallow del primo lancio fatto da una base americana. Siamo nel 64, primo satellite non americano non sovietico a essere messo in orbita. Questa è la piattaforma, qui il primo lancio dalla piattaforma nel 67 e poi la svolta, torniamo invece in ambito internazionale, la svolta che da Kennedy, questa è un'altra cosa che a me prende molto e spero che queste cose di averle trasmesse tutte nel libro. Kennedy lancia una sfida ai sovietici, ma questa sfida non è militare. E oggi sul discorso militare dobbiamo riflettere tutti. Lui lancia una sfida sul piano tecnologico e per la prima volta nella storia degli Stati Uniti gli investimenti non sono sull'industria delle armi, ma sull'industria della ricerca. E questo investimento dà lavoro a 400.000 persone e dà un ricavo calcolato a seconda dei parametri che si usano da 1 a 3 a 1 a 8 dollari. E per la prima volta l'economia americana ruota non su un sistema di industria bellica,
ma su un sistema di industria per la ricerca che affronterà 160.000 brevetti che noi abbiamo nelle nostre case. Quindi se vi fate la frittata con la padella antiaderente, il telefono fu sviluppato per le missioni Apollo, perché gli serviva un materiale che scorresse senza l'utilizzo di olio di lubrificanti. Se avete gli occhiali antigraffio, è sviluppato per gli oblò delle capsule Apollo. Si parlava prima del velcro, ma sapete quanta roba abbiamo in casa che deriva dalle missioni Apollo? Quindi quella scelta di Kennedy fu straordinaria, spostò dall'ambito militare all'ambito tecnologico, di sviluppo tecnologico, e infatti Kennedy fu ucciso l'anno dopo e subito dopo scoppiò la guerra del Vietnam. E queste cose ci devono far riflettere, queste cose ce le dice lo spazio e dovrebbero insegnarle nelle scuole. Poi i primi martiri, il primo fu un russo, un sovietico, Komarov, poverino, mandato su perché dovevano per forza essere i primi a mettere 3 persone in orbita in una capsula, ma la capsula non era pronta e quindi quando rientrò a terra si precipitò di fatto, precipitò a terra e morì. Ma anche in America, proprio in quel periodo, a distanza di pochi mesi, morirono 3 americani nell'Apollo 1 che prese fuoco a terra. Nonostante questi intoppi, gli americani in questa corsa poi presero il sopravvento e riuscirono nel 1969, ma questo lo sapete tutti, a portare un uomo sulla Luna. Il primo uomo a mettere piede fu Neil Armstrong, insieme a Aldrin. Scesero sulla Luna, il primo passo sulla Luna e una targa che lasciarono sulla Luna, che io uso ancora e mi ripeto nel dire che dobbiamo imparare da queste persone che hanno rischiato la vita e ci hanno lasciato un'eredità. Questa eredità sta scritta qua. Qui uomini del pianeta Terra per la prima volta misero piede sulla Luna. Attenzione, veniamo in pace per tutta l'umanità e come ho detto anche nella presentazione alla Camera, questa eredità che ci hanno lasciato, la pace e l'umanità, oggi, dove cavolo stanno? Noi abbiamo tradito queste persone che hanno rischiato la vita per lasciarci questo messaggio, ci dovremmo vergognare tutti, a cominciare da chi è al potere. Ci dobbiamo vergognare. Sono andati sulla Luna per lasciarci un messaggio di pace per tutta l'umanità. E oggi ogni telegiornale ci riporta messaggi di guerra. Io non ne posso più, non so voi. Andrei a prendere a pizza in faccia Biden, Putin, ma anche i nostri governanti europei, tutti, a pizza in faccia. Scusatemi se io parlo apertamente, ma ormai lo sapete, sono arrivato a un'età in cui mi sento di poter dire quello che penso. Pizza in faccia proprio. Tanto per essere pacifico. Va bene, certo. Certo. Quando ci vuole, insomma, no? Sì, Dipende da dove indirizzi poi, no? La tua... Voglio dire... Giorgio, sì? se da qui a 10 minuti ci abbiamo la conclusione. Sì, per... Vado. Allora, tanto le cose importanti sono queste qua. Non so perché mi si è ribloccato, eccolo qua, vado. Allora... Quindi questo messaggio fu ripreso dall'ultimo uomo sulla Luna, Eugene Cernan, con un'altra frase che chiude l'abbandono della Luna. Siamo venuti e lasciamo la Luna in pace per tutta l'umanità. Doppio tradimento. Doppio tradimento. Che cosa è nato da quello, dalla ricerca spaziale? La stazione spaziale, dove metà dei moduli pressurizzati sono fatti da Alenia Spazio, da Thales Alenia Space, qui a Torino. Metà dei moduli pressurizzati, siamo leader. La Boeing non riesce a fare le cose che facciamo noi. Loro non ve l'hanno detto prima, ma l'unica finestra spaziale che c'è sulla stazione spaziale chiamata cupola, la Boeing non è riuscita a farla e l'hanno fatta. E di fatto loro. doveva dirlo lui, se quello dico io, vedi? Ma per lasciarlo E quindi loro non ci sono riusciti, l'hanno fatta loro. Ecco perché adesso noi faremo 3 moduli della stazione lunare e stiamo lavorando al primo modulo per la stazione, per la base lunare, sul suolo lunare, perché siamo più bravi. Ok? Allora, andiamo avanti, quindi il futuro che cosa ci riserva? Oltre ai moduli che abbiamo già fatto, adesso il futuro è quello, questa è la cupola, guardate qua che roba che si vede dalla cupola, l'unico affaccio sull'esterno che c'ha la stazione spaziale. Ora,
gli incidenti che ci sono stati successivamente dovrebbero averci insegnato delle lezioni, ma questo lo lasciamo da parte, non c'è più tempo. Ma guardiamo al futuro, l'esplorazione spaziale interplanetaria in questo momento è fatta esclusivamente con delle sonde spaziali interplanetarie, ma noi siamo presenti anche nelle sonde spaziali, siamo presenti in orbita intorno a Marte, siamo presenti e saremo presenti su Marte, ok? Non c'è tempo, c'è un trapano. Chi l'ha fatto il trapano? Leonardo, sempre loro. Nerviano il Piemonte. Sempre loro. Un trapano che andrà 1 metro sotto 2 metri, fino a 2 metri sottoterra, per cercare che cosa? Tracce di vita, perché la vita in superficie su Marte difficilmente la possiamo trovare, ma possibilmente, verosimilmente, è sotto la superficie, dove c'è un permafrost dell'acqua ghiacciata che può permettere condizioni favorevoli alla vita. Quindi su Marte, andremo su Marte, ci siamo già. L'esplorazione spaziale ci ha mostrato immagini straordinarie del sistema solare, qui è incelato, stiamo scoprendo che la vita può stare altrove nel nostro sistema solare, ci ha fatto vedere l'universo come non l'avevamo mai visto prima. Questo è un telescopio spaziale lanciato 1 anno e mezzo fa, JPT. Stiamo scoprendo l'universo, stiamo scoprendo che dell'universo non sappiamo nulla. Ok? Il fisico. Qualcosina. Il 5%. Di cosa? Dell'universo. Sì. Noi conosciamo il 5%, abbiamo scoperto che il 5% lo vediamo e lo capiamo. Il 95% non sappiamo che è, tant'è vero che lo chiamiamo materia oscura ed energia oscura perché non sappiamo che cos'è, non c'è, ma non c'è, non si vede. I non si ragazzi sa. dicono che non c'è. Sì, qualcuno dice che non c'è. E questo è l'universo primordiale, abbiamo visto grazie a queste imprese, a queste sonde spaziali, 300.000 anni dopo la nascita, l'universo era così e adesso forse riusciremo ad andare oltre con le onde gravitazionali che ci permettono di spingerci oltre il visibile, l'infrarosso e le altre radiazioni che possiamo vedere oggi. Allora, eccolo qua il futuro, la stazione spaziale lunare e l'atterraggio sulla Luna. L'uomo tornerà sulla Luna, non lo so quando, dicevano nel 2023, io dicevo non è possibile, adesso dicono nel 2024 non è possibile, infatti prima ha confermato che è 2025, ma io non ci credo nemmeno nel 2025, vediamo chi vince la scommessa, poi facciamo una scommessa. Ma tu dovresti essere tra i sostenitori. Ma io sono fra i sostenitori, sono fra i sostenitori. Solo che sto con i piedi per terra. Se Elon Musk non ci riesce a fare quello che sta facendo, noi non abbiamo altri veicoli spaziali in grado di andare sulla Luna in questo momento. Quindi c'è poco da fare, ci dobbiamo fare. Vediamo che succede. Ma quando sarà, perché succederà, se non è fra 1 anno, è fra 2 o fra 10, ci torniamo per rimanerci, non per tornare indietro come abbiamo fatto. Cernan mi disse una volta, quando ci siamo incontrati e conosciuti, l'ultimo uomo sulla Luna mi disse: quando io ho lasciato la superficie lunare, no? Per la scaletta sale, io ero convinto di essere l'ultimo uomo sulla Luna per qualche anno. Sono passati 50 anni e ancora non ci siamo tornati e lui è ancora l'ultimo uomo sulla Luna. Allora, torniamo per rimanerci su questa Luna e poi su Marte. Allora, tutto questo che cosa ci deve far pensare? Che noi possiamo fare cose straordinarie, dipende da come e dove mettiamo l'impegno e i soldi, ce lo dobbiamo ricordare. Ok? Finisce bene il sistema solare? No, sono convinto. Non è fantascienza l'ipotesi di viaggiare da una stella all'altra, ma qui non parliamo di UFO. Gli UFO potrebbero essere un sottoprodotto di questa tecnologia, dove lo spazio viene compresso davanti all'astronave, non si viola la relatività di Einstein, per cui niente può viaggiare più veloce della luce, ma se io ho uno spazio, devo andare da Roma a Milano, sono 600 km, vado a 100 all'ora e non posso superare i 100 all'ora, se io però comprimo l'autostrada davanti, non ci metto 6 ore, ci metto 1 ora, 1 ora e mezzo. E la stessa cosa con questa astronave, si chiama astronave di Alcubierre, ci aspetta, se non ci distruggiamo prima, ci aspetta un futuro straordinario. Queste sono le ricadute, la Luna in padella, l'ha chiamata così, sta anche nel libro.
Io non so se vi ho dato un'idea di che cosa significhi esplorare lo spazio. Di qui a 100 anni, se non ci ammazziamo prima tutti, noi potremmo entrare in contatto con altre civiltà. E allora sì che voglio dire, la filosofia, la religione, la tecnologia, la medicina, tutto rivoluzionato, straordinario, ma non dobbiamo distruggerci prima. Io spero di avervi trasmesso qualche cosa di questa passione che provo, che mi divora e che sta in quel libro. Io sono orgoglioso di aver scritto quel libro perché non parlo solo di tecnologia, parlo di umanità, come questo qua, un uomo che era uno scienziato ma era un uomo straordinario. Mi dispiace che mi emoziono ogni tanto, qualche tempo. Grazie Giorgio, grazie per questa straordinaria opportunità e non potevi solleticarci migliore chiusura, perché lo spazio è tutto questo, è scienza, è tecnologia, è ricadute nell'esistenza quotidiana, è economia, space economy, new space economy, e space law, tutto quello che vi siamo detti, ma lo spazio è anche e soprattutto sogno, volontà, desiderio di spingersi oltre, ben sapendo che quando guardiamo il cielo abbiamo naturalmente la possibilità di approcciare una straordinaria macchina del tempo. Guardare lo spazio ci consente di guardare com'era in realtà l'universo, come eravamo anni fa, o meglio, anni, milioni e miliardi di anni fa. Del resto la stessa luce del sole, pochi lo sanno, ma non è un qualcosa che scaturisce dalla nostra stella Iked Nunc quando la vediamo, perché per arrivare fino a noi, per coprire quei 150 milioni di chilometri che ci separano dal Sole, impiega 8 minuti. Per cui la luce che pervade in questo momento questa stanza è luce partita, tra virgolette, dal Sole 8 minuti fa. Figuriamoci ovviamente quando le distanze si... Che cosa? E 20 secondi. Bravissimo, perché sono significativi. Figuriamoci quando le distanze aumentano ancora di più e grazie alla tecnologia riusciamo davvero ad affacciarci ai primordi del nostro universo. Grazie ai nostri relatori, grazie a tutti voi, per la passione. Naturalmente voglio ribadire al sindaco Fausto Francisca che Borgo Franco è e sarà sempre, diciamo, al top dei miei pensieri per quanto concerne lo spazio. Chiaramente il dossier politiche spaziali è uno di quelli che mi sta più a cuore, non che gli altri non mi stiano a cuore, mi stanno a cuore tutti alla stessa maniera, però venendo anche da qui chiaramente è un qualcosa che cerco e che perseguo quotidianamente, in maniera tale che sempre più e sempre meglio le istituzioni, come diceva Giorgio poco fa, si rendano consapevoli di quanto sia la rilevanza di questo settore. Quindi Fausto, sai sin d'ora che per tutti i prossimi eventi che organizzerò alla Camera, Borgo Franco dovrà essere assolutamente in prima fila. Grazie davvero a tutti.